questa è strategia. Allora, benvenuto a Roberto Ferrarese, lo conoscete tutti, sta commentando la Coppa America adesso sui canali di Sky, ben più importanti di noi. Adesso giusto per brevità, insomma, ricordiamo Olimpiadi mondiali, Coppe America, insomma, di tutto e di più, ma soprattutto psicologo dello sport e soprattutto istruttore anche di Caprera con diversi master stage. Ti convochiamo in qualità di esperto appunto di match race, che è la tua spesso e volentieri specialità, e analizzeremo alcune cose. Il nostro format già lo conosci. Benvenuto Roberto. Benvenuti a voi e grazie di avermi pensato. Ti pensiamo sempre e sei sempre con noi. Intanto, giusto per rompere il ghiaccio, Robby. Anch'io vi ho pensato, perché in trasmissione sono riuscito ad acchiappare la parola Caprera. E abbiamo apprezzato molto e le chat si sono infiammate alle 3 di notte quando ci hai menzionato. Vengo subito al dunque. Come stanno andando queste regate? Come le vedi? È una domanda che facciamo a tutti, però ci teniamo ad avere la tua opinione. Ma le regate le abbiamo iniziate a vedere tutti, spero sospendendo un po' il giudizio, nel senso che era facile dire che sarebbe stata una Coppa America noiosa, che non ci sarebbe stato spettacolo e via dicendo. Questo dovuto al fatto che le barche sono così performanti, così veloci. In realtà in queste prime 3-4 giornate di regata che abbiamo visto, in realtà abbiamo visto dei momenti belli, abbiamo visto degli schemi di match, se vogliamo, che non vedevamo da un bel po', penso da Valencia, quindi 2007. Quindi abbiamo visto dial down, quindi le poggiate repentine che fanno le barche, abbiamo visto una bella Libau che è la virata in prua all'ultimo momento, fatta proprio da Checco Bruni, che era il timoniere di sinistra in quel caso di Luna Rossa, e quindi abbiamo visto anche incontri ravvicinati. Quindi io sono abbastanza ottimista. La cosa importante adesso sarà che, uscendo di scena New Zealand fino a marzo, perché New Zealand, come sapete, è il difensore, quindi entrerà in gara solo a marzo, dobbiamo tutti sperare che la Ineos, quindi la barca inglese, l'abbiano messa a posto, perché altrimenti fare un round robin con 3 barche, di cui una Zoppicante. possiamo dirlo che zoppica, sarà difficile. Quindi là, anche in trasmissione, bisognerà tirare fuori tutte le possibili soluzioni. Quindi un po' di teatrino in barese, qualcosa per gli spettatori. Qualche saluto al centro. Ma sì, perché l'altra volta hai visto domenica all'ultima regata si sono presi 5.500 metri di stacco, certo, perché ovviamente una barca che vola e una barca che non vola, la differenza è abissale. Cioè, sono differenze di nodi importanti, a botte di 20 nodi alla volta. Quindi è ovvio che in 10 secondi la regata scompare, non riescono manco più neanche a inquadrare le 2 barche insieme. certo. Vabbè, comunque secondo me gli inglesi miglioreranno, poi hanno un team fortissimo, Ben Esli, se avrà la possibilità farà vedere tante cose belle. Questo ci rincuora, sicuramente, dato il livello, insomma, l'avete detto un po' tutti voi professionisti, la qualità è tantissima, quindi è prevedibile che possa tornare sicuramente in partita. Ora, come tu sai, noi cerchiamo di fare un po' di didattica rispetto a quello che succede, quindi una cosa un po' diversa rispetto al commento della trasmissione in diretta. Visto che tu, oltre ad essere un esperto di match race, ti è capitato anche più di una volta di fare l'umpire, il giudice in acqua, quantomeno con noi ti è successo. Vorrei cercare di spiegare meglio tutto il discorso diciamo, del regolamento di regata applicato, e quindi le regole di regata principali, e con l'aiuto di diversi video
avremo la possibilità di capire proprio sul campo quello che è successo e come si interviene. Ti faccio subito un'altra domanda prima di lasciarti parlare, che è questa. Torna un po' il discorso dell'importanza della penalità, poi se vogliamo, soprattutto sul fase di prepartenza, perché poi mentre prima in regata la penalità poteva essere restituita durante la regata, adesso se succede subito dopo la partenza la penalità deve essere eseguita immediatamente, che lo ricordiamo è ridistanziarsi di 50 metri. Però in partenza possono essere distribuite penalità che poi dopo diventano determinanti durante il corso della regata. Sì, questo è vero, però considera che questa penalità è abbastanza indolore. Abbiamo visto più penalità risolte in modo naturale che penalità cancellate per un'azione della barca di dietro o davanti. Quindi 50 metri non sono nulla a quelle velocità. I rifiuti contano e non contano, comunque abbiamo visto che poi le barche sbagliano sempre se sono in fase di controllo, quindi direi che va tutto bene. Sì, il fatto che non si possa mantenere la penalità in regata per cercare di restituirla, ovviamente è diciamo, un'occasione mancata in più per restituire un po' di spettacolarità alle regate. Però io non credo che questo sia il problema. Il problema è che il regolamento di regata applicato a queste barche che vanno così veloci a 35-40 nodi è molto diverso dal regolamento che vediamo applicato sia in Mercedes che in flotta. Dove la grande differenza in flotta è che bisogna fare sempre, cioè pensare sempre di andare a punti, il che vuol dire non farsi minimamente sfiorare dal discorso di penalità. Se vi dissi voi invece allenavamo per come si chiama? L'SK. Vabbè, il campionato esatto per l'ESA Cup. Quindi abbiamo, che ne so, l'arbitro ci dà una penalità oppure noi diamo una penalità, non ci deve minimamente deviare da quello che poi ricordiamo è lo stato di flusso, dove siamo sempre concentrati in quello che facciamo. Quindi nella flotta la cosa importante è non perdere tempo, quindi non fare cose strane pur di dare una penalità, ma farsi i fatti propri e crearsi una figura importante di velista corretto, perché questo poi nelle flotte è molto importante. Cioè se regatiamo una flotta di 49er, di barche che usiamo a Caprera, ovunque, se siamo considerati dei velisti diciamo corretti dal punto di vista del regolamento, funziona tutto meglio. Vantaggio. Esatto. Mentre nel match, ovviamente, chiamiamolo classico, perché sì, questa Coppa America è match race un po' particolare perché è un po' come spararsi coi cannoni a Wimbledon anziché usare le racchette da tennis, quindi è un gioco un po' diverso, quindi meno tattico, meno strategico, ovviamente entrano meno le regole. Le regole che fanno da padrone in Coppa America adesso ovviamente sono la 15 e la 16, che magari le analizzeremo dopo aver fatto le regole base. Certo. Perché la 15 e le 16 sono delle limitazioni dovute al fatto che queste barche non governano come un laser, ma governano come una macchina da guerra con ali, flap, trimmer, e chi più ce n'ha più ne metta. Quindi è ovvio che una barca non si può mettere a mura dritta e pretendere immediatamente la via, cioè non può chiedere altro. Ecco, questo è un po' proprio prima di cominciare ad analizzarlo. Tu poco fa hai detto il regolamento non è esattamente lo stesso. Diciamo che per le regole fondamentali della navigazione, insomma, le famose regole 10, la regola 11, più o meno rimane l'interno boa, più o meno rimane tutto quanto come... Esatto. Che però è sufficiente per poter godere lo spettacolo. Ora, prima di andare sulle immagini, proprio abbiamo questa opportunità, vediamo un secondo alla lavagna, il concetto di mure, perché magari, sai, come ti ho detto, molti sono principianti, magari il concetto di mure potrebbe non essere
potrebbe non essere chiaro, quindi per mure si intende il diritto di rotta di un'imbarcazione e avremo due possibilità di una barca che può andare, si dice, mura dritta, contro una barca che ad esempio può andare mura a sinistra. Poi vedremo sulle immagini che cosa succede di preciso. Ad ogni modo, per mure si identifica la prima parte dello scafo che viene investito dal vento, che disegno con questa freccia. Nel caso di questa barca, la prima parte che viene investita è quella di dritta dell'imbarcazione, quindi le vele saranno spostate verso il sottovento a sinistra, quindi questa qui sarà una barca che naviga mura dritta, mentre l'altra sarà una barca che naviga mura a sinistra. Ok. Questo giusto per chiarire il concetto di mure. Esatto. Dopodiché, sempre per comprendere le nostre immagini, abbiamo un'altra possibilità che due barche, quindi una barca che naviga, ad esempio, come questa, mura a sinistra, è possibile che l'altra imbarcazione si trovi sulle stesse mure, ma sotto vento. In questo caso l'imbarcazione che si trova appunto sopra vento Deve cedere il passo. deve cedere il passo alla barca che naviga sotto vento. E qui abbiamo visto qualche penalità durante le regate. Esattamente. Ora, volevo definire soltanto al volo il concetto di ingaggio, cioè quando questa imbarcazione che si trova sotto vento può chiedere acqua alla barca che naviga sopra vento, si definisce appunto ingaggio quando la poppa della barca che precede, la linea immaginaria della poppa della barca che precede, che è questa, viene superata con la prua dalla barca che segue. Quindi in questo caso possiamo definire in questa situazione l'ingaggio. È corretto? Corretto. Perfetto. Bene. Detto questo breve lezioncina, andiamo direttamente sulle immagini. Vediamo, direi di partire con la regola 10. Sì. Ok, descrivicela pure mentre io metto il video. La regata è quella tra Emirates e American Magic. A breve ci sarà un incrocio che definisce la regola 10 e Robby, se per favore ce la commenti. Ok. Ok, queste sono tutte e due le imbarcazioni in mura dritta, come si vede dal video. Gli americani sottovento decidono di virare e quindi si mettono mura a sinistra. Guardate contemporaneamente, ferma, una rossa accenna un po' a appoggiare per disturbare l'avversario. Emirates, scusami. Sì, scusa, Emirates accenna un po' a appoggiare per disturbare gli americani e questa manovra qui abbiamo detto che viene limitata. Quindi qua possiamo introdurre bene il concetto di dare la possibilità all'altro di levarsi. Questa regola ovviamente, ripetiamo, la regola è la 10, quindi la barca New Zealand che prende il vento da destra ha la precedenza sulla barca americana che naviga col vento da sinistra. Però diciamo che la barca col diritto di rotta è, ripeto, su questo tipo di barche questa regola è molto importante, è limitata nelle sue azioni. Quindi proprio perché le barche non è che siano dei giocattolini, ma richiedono moltissima concentrazione, magari poi vi spiego come, e New Zealand non può appoggiare e per esempio dare troppo fastidio alla barca americana perché sarebbe come non dare a un'altra barca un modo marinaresco per tenersi discosto. Ecco, questo è il concetto. Quindi queste barche sono difficili da cambiare. Quindi adesso in poi gli americani devono tenersi fuori dalla rotta di New Zealand, però New Zealand allo stesso modo non può fare quello che vuole. Perfetto, adesso poi quello che hai detto adesso magari si vede più chiaramente quando abbiamo l'immagine dall'alto, così Esatto. provo anche a disegnarla direttamente sull'immagine.
questa distanza già si vede che New Zealand non può più puntare l'avversario perché sarebbe troppo pericoloso. Poi ricordiamoci che quest'anno la cosa importante è che le barche hanno questa protezione virtuale di 2 metri più o meno, quindi 2 metri che affasciano tutta la barca, quindi il contatto in realtà avviene quando le barche si sfiorano di 2 metri. Certo. Quindi se una barca passa, anche adesso gli americani se passassero a filo poppa prenderebbero penalità, perché non basta non colpire fisicamente l'avversario, ma non bisogna colpirlo anche a livello virtuale. Qua ricordiamoci che è la prima volta che gli arbitri stanno in sala regia con i video che Certo. vediamo noi, e in più ci sono degli arbitri in acqua che controllano altre cose, però le chiamate che siamo stati sempre abituati a vederle molto veloci, adesso sono molto ritardate perché parte una specie di consiglio di amministrazione dalla sala regia, parlano con gli arbitri e Vabbè, poi devono... una sorta di VAR, dai, una sorta di VAR calcistico. Esatto. E poi le bandierine erano più veloci rispetto alle luci, bottoni, segnali. Cioè, le regate che abbiamo visto sono state un po' un disastro come regia dal posto, nel senso che anche le È anche vero che era un primo test, dai, che stavano mettendo... esatto, adesso dovrebbero sistemare tutto, quindi sarà tutto un po' più dinamico. Adesso per illustrare un attimo quello che dicevi in precedenza con l'immagine schiacciata, così dall'alto forse è abbastanza più chiaro. Vediamo che appunto New Zealand naviga con le mure a dritta e quindi per la regola 10. 10 ha diritto di rotta, quindi ha il diritto di poter andare dritto, quindi proseguire su questa rotta sino all'incrocio o anche oltre all'incrocio, ma non ha il diritto, per quello che dicevi in precedenza tu, di poter fare questo tipo di manovra, quindi poggiare leggermente per andare ad avvicinare la collisione. È corretto? Esatto, è corretto. Così che American Magic a questo punto, che si trova appunto in navigazione mura a sinistra, ricordo, è mura a sinistra perché la parte che investe prima il vento è quella di sinistra della barca e le vele si trovano appunto sotto vento. A questo punto non è che ha grandissima scelta, nel senso, poi vedremo che sappiamo già che sceglierà di passare a poppa rispetto a New Zealand. L'alternativa sarebbe stato effettuare una virata. Esatto, sì, considera che qua stiamo guardando un fotogramma, ma le barche stanno andando molto veloci. Questo direi che è l'ultimo momento utile per la barca mura a sinistra di virare, se volesse virare, perché sennò poi andrebbe sicuramente a intralciare la rotta di New Zealand. Hai detto giustamente tu, non può poggiare, non è che non può poggiare, però deve farlo sempre in modo da lasciare spazio e tempo, e quindi è una limitazione grossa. Quindi ovviamente tutte queste manovre le fanno al limite. Per Chiaro. esempio la famosa Libau, quando Checco Bruni con Luna Rossa ha virato all'ultimo momento sotto gli inglesi per bloccarli, quella era una manovra al limite, ma è stata fatta rispettando il regolamento. Quindi si può fare, ma rispettando delle tempistiche e degli spazi precisi. Diciamo quello che viene definito un po' in modo marinaresco, che Esatto. dipende sia dalle condizioni del vento, sia dalle condizioni del mare, che dalla velocità delle imbarcazioni. Poi no, ce l'abbiamo anche sulle barche normali. Vado avanti con il video, Okay. perché qui in realtà qui un piccolo accenno New Sì, ma Zealand questo lo può fare, perché comunque non sta ostacolando gli americani. Ok, Ora gli americani, vedi, hanno rallentato abbastanza, non abbiamo le velocità, però con un vento di 10 nodi siamo già a massima potenza, probabilmente stanno andando a 20 nodi, 23 in questa fase. ok. E diciamo, poi in realtà successivamente gli passa perfettamente a poppa e prosegue con la sua navigazione. Vedo, faccio un Infatti. attimo di fermo immagine, insomma, il discorso è abbastanza semplice, però non avendo la possibilità di virarli sotto o comunque avendo scelto per un'altra tipologia di strada, lei mantiene il muro a dritta, lei mantiene il muro a sinistra, gli passa a poppa e New Zealand prosegue la sua corsa. In realtà poi dopo ci sarà una protesta di American Magic non andata a buon fine contro New Zealand e mi sembra di ascoltare i commentatori che insomma si chiedevano anche loro il perché. Sicuramente per la 15, scusa, per la 16.
ma comunque sai, lì ci provano sempre, tanto quando la situazione è così pulita, ricordiamoci che se una barca protesta si apre un'udienza e quindi se per esempio l'americano protesta e il New Zealand non protesta, ma ha sbagliato l'americano, la penalità se la becca lui, anche se non è stato protestato direttamente da New Zealand. È chiaro. Quindi nelle situazioni incerte nessun team protesta. Qui la situazione è talmente pulita che è impossibile dare una penalità all'americano, cioè si è tenuto discosto, è passato 5-6 metri dietro, è tutto a posto. Probabilmente hanno provato per la regola 16, che è la regola che ti dicevo prima, che io ho diritto di rotta, però non posso fare tutto quello che mi va. Chiaro. Vado subito su un'altra situazione. Allora, siamo nella situazione che c'è una partenza con appunto le 3 penalità tra Luna Rossa e American Magic. Direi, faccio partire il video, Robby. Blocca un attimo il video. Sì. Ok, qua vediamo, ovviamente c'è una barca che non mi ricordo chi è che entra a mura dritta. Entra mura dritta e Luna Rossa. Ok, c'è Luna Rossa che entra a mura dritta e gli americani, no? Giusto? Sì. Mura a sinistra. Allora, qui c'è già un esempio della regola 10, quindi Luna Rossa ha il diritto di rotta e gli americani che hanno mura a sinistra devono cedere il passo. Quindi, diciamo, hanno creato questa regola apposta, quindi questa regola che la barca mura a sinistra entra 10 secondi prima della barca mura dritta, Sì. per evitare il primo incrocio, perché il primo incrocio sarebbe ovviamente molto punitivo per la barca mura a sinistra, ma ripeto, con le barche che vanno come dei missili, ovviamente è anche un po' pericolosa. Quindi qua c'è una prima strategia di chi organizza queste regate a creare una regola ad hoc per sistemare un po' questa faccenda. Qui nello specifico, visto che stiamo, è bene dirlo, la barca che entra a sinistra quindi entra a 2 minuti e meno 10, quindi qua è perfetta, la barca americana ha spaccato il 100° di secondo, mentre la barca che entra a dritta deve entrare ai 2. Qui vedremo che non sarà così e quindi Ovviamente in anticipo. prende una penalità. Infatti a tal proposito vale la pena ricordare, lo dicevamo già nella precedente trasmissione, ma il punto, diciamo, considerato come ingresso nel box di partenza non è la linea stessa di partenza, ma le 2 perpendicolari rispetto alla boa, ovvero questo e questo. Qui, come hai detto giustamente tu, American Magic è entrata perfetta, Luna Rossa, adesso già qui mancano 8 secondi. Secondo te, Robby, Sì. visto che comunque si saranno resi conto ben prima che sarebbero arrivati in quel punto, ci mancano 8 secondi che a queste velocità sono un'eternità, potevano fare qualcosa o no in questo momento, secondo te? No, il problema è che loro non avevano il tempo. Ti sembrerà impossibile, però il concetto è questo, loro hai visto, c'hanno tablets, c'hanno computer, Software c'hanno quindi. di tutto, quindi navigano, non dico senza guardare fuori, ma quasi. E lì i tempi, ma sono saltati anche a noi in regia a Milano, i tempi che avevamo dagli organizzatori sono saltati e guarda caso sono saltati anche sulla barca su Luna Rossa, quindi è una cosa abbastanza anomala. E infatti non è l'unica penalità che si prende per questo Luna Rossa, poi ne ha presa, mi pare, un'altra, sempre per Sì. ingresso. No, questa volta perché erano addirittura fuori nei 2 minuti, quindi là non è stata colpa loro, tra virgolette, e di fatto però l'ultimo giorno avevano tutti gli orologi, anche quelli normali, cioè l'orologio analogico esiste ancora. Chiaro. Allora vado avanti così vediamo anche quello che succede, che poi era quello che stavamo descrivendo adesso, ovvero Luna Rossa che entra in anticipo rispetto a American Magic, però becca la penalità e le 2 barche si avvicinano e inizia, direi, una sorta di inseguimento tra Luna Rossa e American Magic, dico bene? Esatto, c'è una penalità dovuta all'ingresso. Quindi questa penalità
comunque la deve scontare dopo il segnale, cioè dopo che è partita. Ricordiamoci che la penalità vuol dire che deve tornare indietro rispetto all'avversario di 50 metri. Ok, Questo... diciamo qui continua ad inseguirla. In realtà, Robby, in genere sul match race stare in una posizione così di sottovento ti dà una sorta di controllo rispetto all'avversario, poi vedremo il certo. perché. Sì, qui è abbastanza scorribanda perché cioè, hai il controllo, ma è anche molto facile perdere il controllo. Cioè, se la barca di sopravvento di colpo poggia per passarti da dietro, non è che ce la fai a rispondere. Certo. Cioè, devi un attimo sopperire. Un Ok, direi conto... che tra pochissimo, l'Italia, una rossa ancora penalità, sì, Italia è anche giusto, però direi che qui, fermando l'immagine, ci troviamo in una chiara situazione, un po', Non è da regola 11, chiara. una chiara da regola 11. Spiegaci che cosa vuol dire la regola 11. Abbiamo Luna Rossa con le vele scure sottovento, quindi barca sottovento con diritto di rotta, e American Magic sopravvento che deve cedere il passo. Luna Rossa qui in modo marinaresco, in modo corretto dal punto di vista del regolamento, inizia a chiudere lo spazio laterale e ricordandoci sempre che abbiamo queste protezioni di 2 metri che non possiamo toccare virtuali, quindi Luna Rossa si va a creare una situazione per restituire una penalità agli americani e quindi pareggiare il conto delle penalità. Ok, Andiamo a vedere se si verifica, ma mi sembra proprio di sì, mi ricordo. vado avanti. Che guarda, qua lo spazio si riduce con gli americani che continuano ancora a appoggiare, secondo me nella speranza di riuscirli a passare da Accelerare. sopra. Questa penalità è molto chiara, infatti vedi, gli arbitri danno subito penalità agli americani, perché in realtà se guardi il video non è Luna Rossa che ha ridotto lo spazio, ma è addirittura la barca americana che poggiando per cercare di passare davanti a Luna Rossa riduce la distanza, Ecco vedi? qua, qui si Luna vede. Rossa va dritta. Esatto, qui si vede. Luna Rossa va dritta, gli americani continuano a bruciare separazione laterale fino a che arrivi a una distanza tale che a Luna Rossa basta scodellare un po', gli prende i 2 metri virtuali, quindi non colpisce la barca ma colpisce questo cuscinetto virtuale di protezione e la penalità è garantita. Perfetto, per il solito discorso della regola 11, appunto. Dopodiché, Quindi in questo momento le penalità sono state azzerate. quindi sono pari. Ricordiamo che le partenze possono essere restituite, le penalità possono essere restituite solo in partenze, non una volta nel campo di regata, quindi una volta superato lo start. Quindi come se Esatto. fosse un match tradizionale. Quindi qui si vede chiaramente Vedi, qua che American Magic riduce. non Qua riesce. stavano di passargli davanti, in realtà Luna Rossa è andata dritta, perfetto, non ha... cioè gliel'hanno servita su un piatto d'argento la penalità. Ora Però però, io credo che vedremo molte situazioni ora però facendo questa manovra succede che Luna Rossa si trova nella situazione esattamente contraria, quindi è lei a apposta. trovarsi sopravvento. Anche qua Luna Rossa non sta facendo nulla per allargare, cioè non sta rispondendo mentre dovrebbe già iniziare a rispondere, quindi già da un paio di secondi doveva rispondere. Gli americani chiudono lo spazio laterale e poi questo cuscino arriva presto, perché sono 2 metri da una parte, 2 metri dall'altra. Quindi c'è un sottovento e un sopravvento e in Esatto, questo caso sotto alla precedenza si vede chiaramente che gli americani hanno già una rotta più alta mentre Luna Rossa sta continuando ad andare dritto e non può farlo per appunto la regola 11 che la costringe. questo ti ricordi uno schema classico, una specie di scaccomatto, perché la barca sottovento butta fuori le line alla barca sopravvento e insomma Ed parte con un bel vantaggio. evento che tra l'altro è già successo nel caso di Luna Rossa contro Team Ineos. Esatto. Proseguo, guardiamo l'ultimo video
sempre tra Team New Zealand e American Magic. Esatto. Allora, qua la cosa importante, poi, mentre prepari tutto, è che la zona intorno alla boa, cioè dove si deve creare l'ingaggio, è 70 metri, quindi è bella lunga, ed è questo cerchio rosso che la regia cerca sempre di mettere in modo preciso, ma spesso non ci Non la riesco. stecca quasi mai. Esatto. Ora loro si dirigeranno sul gate, sulla boa del gate di sinistra, e quindi Ora, vedremo una però coppia di... prima di arrivare alla boa ti vorrei fare una domanda, Robby. Qui io adesso ad occhio, man mano che loro vanno avanti, visto che tra l'altro devono ancora virare, come sappiamo lo spazio di virata è molto ampio, sappiamo già da questa situazione che andranno a girare questa boa qui. Secondo te America Magic, lo vediamo poi più avanti, perché non ha virato prima? No, Medica Magic qua ha fatto un errore molto grande, perché se avesse virato in le line non ci sarebbero stati problemi. Invece ha virato oltre le line, probabilmente New Zealand da sotto aveva un angolo più veloce di avvicinamento ed è riuscito a prendere l'ingaggio nei 70 metri. Ma questo scenario non sarebbe successo se American Magic avesse virato giusto. Esatto, e che poi è proprio questa situazione, cioè qui è perfettamente chiaro che... Si trova altissima, è impossibile andare a fare un'altra virata per girare il gate di destra, cioè non sono bacche che possono fare questo. Un laser lo può fare, un G80 lo può fare, ma non una bacca che va a 40 nodi, no, perché perde troppo. Quindi si dirigono entrambi al gate di sinistra con gli americani che hanno un angolo molto peggiore rispetto alla barca della Nuova Zelanda, che infatti gli mangia immediatamente 50 metri. Ecco, la mia Davanti. domanda è proprio esattamente questa, no? Cioè, no, in realtà te l'ho già fatta in precedenza, però qui se noi consideriamo le line di avvicinamento alla boa, Questa è la questa, Rumble Line, si chiama, cioè la linea diretta verso la boa. La ley line è molto più su, cioè parte più dal basso. dico, Cioè il New Zealand avrebbe dovuto virare anche un po' sottovento rispetto a dove ha virato certo, New Zealand. certo. Però ecco, perché il motivo è come sia possibile che un equipaggio esperto come quello di American Magic comunque faccia un errore così poi macroscopico, perché ecco, la E lo situazione... so, considera che questi 50 metri li fai, non lo so, credo in un secondo e mezzo, due, cioè sono Ok. talmente veloci. E Sembra- lì basta che quando appoggi, adesso non voglio discolpare i velisti, cioè i velisti che stanno su queste barche qui ovviamente sono velisti doc, sono velisti ok. professionisti ma di livello altissimo, quindi non possono fare un errore di line così. Il problema ancora su queste barche è che c'è un leggero errore umano nel veicolare tutta la strumentazione che abbiamo. Chiaro. Cioè, se ti parte in ritardo l'alzata del foil e sei costretto ad andare avanti un secondo e mezzo in più, hai sbagliato le line di 30-40 metri. Certo. Perché comunque qui stanno andando 35 nodi le barche, non è che stanno andando... E vedi come hanno curvato, vanno in boa, ma New Zealand continua ad accelerare di più, perché ovviamente ha un angolo migliore rispetto al vento. Certo. Poi qui si vede perfettamente quello che dicevamo prima riguardo al discorso dell'ingaggio, se la linea immaginaria della poppa sì, Sono già ingaggiate le sono barche. già abbondantemente ingaggiate perché Emirates Team New Zealand è entrato, il che vorrà Esatto. dire che man mano che si avvicineranno alla boa, Gli americani devono tenersi discosti. quindi Qua dovranno... l'altro problema, vedrai, perché me la ricordo sta scena, è che New Zealand fa una strambata terribile in boa. Sì, mentre American Magic tira dritto. Esatto. Ad ogni modo, eh, il, il prosieguo del video non è nient'altro che questo, viene mantenuto l'ingaggio, qui si vede ancora, forse qui American Magic orza per tenersi discosta o forse anche per liberarsi dall'ingaggio? Ma non credo che sia più possibile liberarsi dall'ingaggio, Anche perché la perché linea... cioè, dovrebbe andare molto più orzato, perdendo molta strada,
e poi affidandosi a una geometria della linea di poppa che non è che sia così gestibile, cioè non è facile. Certo. Cioè dovrebbe scodinzolare, liberare la prua di New Zealand, ma è una mission impossible. Qua ricordati che stanno andando 30 nodi. Chiaro, chiaro. E comunque ciò che è chiaro è che a questo punto vale la regola appunto dell'interno BOA, per cui Emirates è interno rispetto ad American Magic e quindi ha il diritto di poter passare per primo intorno alla BOA e c'è anche la regola 11, nel senso che American Magic dovrà tenersi discosta rispetto all'imbarcazione che gli si trova sotto vento, che come ripeto è sempre Team New Zealand. Esatto. Vado avanti. Ecco, qui direi che è perfettamente chiara la situazione, nel senso che a dimostrazione del diritto di rotta che acquisisce New Zealand avrebbe già potuto andare a appoggiare per girare la boa, ma non lo fa, prosegue leggermente proprio per buttare fuori il più possibile American Magic. Sì, o qua sembrava che avesse bisogno di più spazio per crearsi il giusto tuffo e fare la strambata in boa, che è quello che poi ha voluto fare. E lì ce l'hai il diritto di farlo. Quindi proseguiamo. Naturalmente New Zealand protesta e anche USA protesta, però insomma la penalità la prenderà American Magic. Ok. Direi che con questo... Bene. Con queste prime immagini abbiamo visto già un bel po' di regole che ci aiutano a capire quello che può succedere. Insomma, credo che le immagini fossero abbastanza chiare. Esatto. Spero che tu ti sia divertito a fare un po' di didattica con noi. In genere a Caprera ti diverti, quindi ti divertirai anche con il... Io mi diverto sempre, basta che stiamo a mare. Sì. No? Allora, continueremo a romperti le scatole, insomma, ti ricontatteremo per altre informazioni. Continua a salutarci su Sky, perché noi ci teniamo molto al saluto. Tanto ci torniamo il 15, la notte tra il 14 e il 15 ci sono le prime regate. Perfetto, grazie di tutto Robby, è stato un grande piacere. Un gamba a tutti. A presto, ciao Robby. Ciao. Ciao.